Sapinari, pronti per un nuovo video? Il tema di oggi è l'orto. Vi farò vedere come fare un piccolo orto che può stare praticamente dappertutto. A dopo! Primavera è iniziata da poco più di un mese ed è tempo di preparare l'orto. Lo so, veterani e professionisti dell'ortocoltura mi diranno che sono in realtà già molto in ritardo, questo è vero, ma per questo ciapino sono nei tempi giusti. Quello che ci occorre è un bancale come questo, dalle assi belle robuste e spesse, ma soprattutto distanti almeno 10 cm tra loro nella parte superiore. Tra le prime cose da fare, con un martello andrò a ribattere tutti i chiodi per saldare al meglio le assi tra loro. Il vantaggio di ribattere i chiodi nel lato superiore e posteriore del bancale è che nello stesso tempo possiamo toccare con mano e vedere se ci sono dei problemi strutturali, ovvero, come in questo caso, vedete, l'asse è debole, lo zoccolo non fa una bella presa, oppure peggio ci possono essere assi rotte o marce, in quel caso andranno cambiate. Utilizzerò adesso la sparachiodi per rinforzare il mio bancale. Ok, ho finito di rinforzare il bancale, ho usato il chiodere dovuto perché mi stavo divertendo a usare la sparachiodi. In realtà non ne avevo assolutamente bisogno perché è comunque un buon pallet. Procediamo adesso con un'altra fase del progetto. Dopo aver rinforzato la struttura dobbiamo costruire intorno a tutto il bancale un perimetro di contenimento. Utilizzando le assi di un pallet smontato in precedenza andrò a inchiodare a questa altezza le assi di legno. Spero che l'inquadratura permetta di vedere che l'asse che sto per andare a inchiodare è quasi a filo con l'asse sottostante al bancale, più o meno, ecco qua. Con l'aiuto della troncatrice ho accorciato questi due assi di circa 83 cm, la misura è approssimativa, ma vi ricordo che il lavoro deve essere pratico, veloce. Ecco qua ciapinari, abbiamo completato il perimetro di contenimento intorno al pallet. Non rimane altro che con una levigatrice e con della carta vetrata da dargli una bella levigata. Ho finito di dare la prima carteggiata con una grana 40. Darò la successiva con una grana 80, giusto per un po' di fronzoli in realtà. E lo scopo principale della carteggiata serve per togliere spine, e schegge, vedere qualche chiodo che affiora, per stare in sicurezza, nulla più, nel senso che dovendo metterci le mani in futuro per raccogliere eventuali ortaggi, sempre che crescano, è facile che qualche scheggia sia presente se il legno è grezzo. Quanti di noi si sono impiantati una scheggia in un dito per colpa di un pallet? Presente! Ho finito di dare l'ultima levigata, ma durante la lavorazione ho scoperto che alcuni punti hanno ceduto, non per colpa della sparachiodi, ma purtroppo lo zoccolo del pallet, essendo il truciolato compresso e il chiodo della sparachiodi troppo sottile, non hanno tenuto. Per questo dovrò intervenire con dei chiodi di rinforzo. Siccome non si butta via niente, o cerchiamo di buttare via meno, riutilizzerò i chiodi del bancale precedentemente smontato per rinforzare la struttura di contenimento. Bene ciapinari, come potete vedere davanti a me ci sono pronti 3 bancali. Ho impiegato a farli circa 3 ore, 3 ore e mezza, quindi una media di circa un'ora l'uno, ecco, più o meno. Il lavoro ha richiesto qualche intervento extra, come poi vi ho fatto vedere in precedenza, cioè il problema del truciolato compressato non faceva tenere i chiodi, ho dovuto usare dei chiodi un po' più robusti. Le altre 2 pallet non ho avuto questo problema e quindi il problema è stato proprio completamente bypassato.
utilizzerò 20 litri di stallatico per i 3 bancali che abbiamo preparato assieme, direttamente sulla terra, non importa troppo, sarebbe meglio se non ci fosse l'erba, ma va bene lo stesso. Il riempimento, il corpo centrale del riempimento sarà fatto con della terra presa da una vecchia fioriera in disuso da 10 anni, lo strato superiore invece lo farò con un po' di terriccio universale per fiori. Ho messo un asse all'altezza dell'asse centrale e quella sottostante al bancale per delimitare così le due zone che non si devono troppo mescolare tra loro. Metterò quindi un po' di terra, terriccio stallatico, da entrambe le parti. Adesso un po' di terriccio, di terra normale. In questo modo ho fatto una specie di invito per il bancale. Ecco fatto. Non vi preoccupate, dopo piano piano si stabilizzerà. Schiaccerò la terra in modo da rassodarla, renderla compatta e nello stesso tempo per rendere più stabile il bancale. E questo è il terriccio che avete visto prima per fiori, all'incirca mezzo sacco, sempre bello steso. Ecco qui. Terminato il lavoro lascerò riposare la terra all'interno del bancale almeno 2 giorni, poi provvederò a dargli una piccola innaffiata sempre per stabilizzare e compattare meglio il terreno all'interno dell'orto bancale. Una cosa importante da fare è quello di coprire il bancale con qualcosa per impedire che gli animali vadano a razzolare al suo interno. Io utilizzo delle cassette da frutta, ma reti o anche semplici teli vanno più che bene. Facciamo un attimo il conto dei tempi. Allora, per 3 bancali levigati col perimetro di contorno ho impiegato circa 3 ore, 3 ore e mezza, quindi a bancale 1 ora, 1 ora e 10. Mentre invece per la messa in posa con stallatico, terra e terriccio per i 3 bancali all'incirca ho impiegato 2 ore e mezza, quasi 3 ore. Semplifichiamo, 1 ora a bancale. Quindi di fatto per fare questo lavoro con un po' di lentezza e vita zen, in 2 ore e mezza un bancalino possiamo farlo? Si può fare tranquillamente. Tenete presente tra l'altro che è vero che ci ho impiegato 1 ora per la messa in posa bancale, ma nello stesso tempo ho anche dovuto svuotare per ogni bancale una carriola di terra da una vecchia fioriera. Quindi fate un po' voi. Dobbiamo fare una parentesi per quanto riguarda terricci e stallatico. In effetti io ho usato pochissimo stallatico, ce ne andrebbe un po' di più, senza meno, almeno da ricoprire bene tutto il fondo dell'orto pallet. Non l'ho fatto per un semplice fatto: la zona dove sono andato a posizionare gli ortobancali è una terra che non viene lavorata da più di un decennio, anzi le piante che erano sopra sono state col tempo abbattute e lasciate decomporre naturalmente di sopra, quindi è un terreno effettivamente nuovo, si può dire, e quindi ho preferito non utilizzare dello stallatico. Mentre invece per quanto riguarda i consumi della terra vi posso dire che sono tanti, pensavo effettivamente molto meno. Mi ci è voluto per ogni bancale almeno una carriola abbondante di terra presa da una fioriera, per cui chi non ha possibilità di avere della terra normale come ho avuto io è costretto a comprarla. Ho fatto una botta di conti, servono almeno 3 sacchi da 45 litri di terriccio. Non sono pochi, però detta come va detta, stiamo parlando poi di un lavoro che si fa effettivamente in meno di 2 ore. Se invece vi state ponendo la domanda: come mai utilizzare un terriccio universale da fiori nello strato superiore dell'orto? La risposta è questa: è un trucco che mi è stato consigliato da un ortolano professionista. Non so bene come funzioni, ma se non ho capito male il discorso è questo: la piantina, soprattutto quando è giovane, è molto più debole e ha bisogno di rinforzarsi molto velocemente. In questo modo questo tipo di terriccio permette alla pianta di crescere più velocemente e di robustirsi molto di più di quanto normalmente avverrebbe con della semplice terra. Indicativamente è questo, non so dire se effettivamente funziona. Di certo, se c'è nel quartiere qualcuno che ha i pomodori più belli, le verdure più belle e la frutta più bella, è lui, quindi ha ragione lui. Bene ciapinari, avete visto come costruire un piccolo orto fai da te. È pratico, veloce, facile da mantenere, ma spero soprattutto che dia ottimi risultati. Se questo video vi è piaciuto o ancora meglio vi è stato utile, lasciate un like oppure scrivete un commento, ma ancora meglio iscrivetevi al mio canale. Detto questo, ricordatevi che l'arte del ciapino è dentro ognuno di voi.